Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. La vita ci dà sempre dei segnali, anche se a volte sembrano incredibili. Quando le cose hanno iniziato ad andare male nella mia vita, ho capito qualcosa di importante. Mia moglie mi tradiva. Una mattina, come al solito, mi preparai per il lavoro mentre mia moglie Beth dormiva ancora. Siamo sposati da 5 anni. Io lavoro in una società di contabilità a Guelph, in Ontario, con circa 100 persone. Beth lavora come responsabile in un negozio di abbigliamento con turni al pomeriggio fino all'orario di chiusura. Anche se è difficile, riusciamo a passare 2 sere a settimana con i nostri figli. Durante la settimana lei li porta all'asilo e io li vado a prendere dopo il lavoro. Dobbiamo pagare per tutti e 5 i giorni per mantenere il nostro posto, quindi lei trascorre uno dei suoi giorni liberi con i bambini e nell'altro sbriga commissioni. Presto potrebbe essere promossa a responsabile regionale, il che significherebbe più viaggi, ma anche orari più flessibili, quindi forse riusciremo a cenare insieme più spesso. Abbiamo appena avuto il nostro secondo figlio, George, e nostra figlia Belinda ha 3 anni. Oggi è uno dei suoi giorni liberi. Stiamo ancora affittando, ma una volta che tutto si sarà stabilizzato, cercheremo una casa. Nel complesso le cose stanno andando abbastanza bene. Non è perfetto, ma ci stiamo adattando ai nostri orari di lavoro. Sapevamo che sarebbe stato così quando abbiamo deciso di avere una famiglia. Arrivato al parcheggio, sentii qualcuno chiamare il mio nome. Francis, buongiorno. Voltandomi, vidi il mio amico Jerry, che conosco dalla prima settimana di università, quando provammo entrambi a corteggiare la stessa ragazza a una festa di benvenuto. Buongiorno Jerry, lo salutai. Hai sentito di qualche riunione importante oggi? No, ho dovuto andar via presto ieri, mi rispose. Ma sono sicuro che ce lo spiegheranno questa mattina. Sai quanto il capo ama fare annunci per svegliare tutti. Sorridendo, mi diede una pacca sulla spalla mentre camminavamo verso l'ingresso. Arrivai alla mia scrivania e mi misi subito al lavoro. Improvvisamente, un invito inaspettato interruppe la nostra routine, portandoci a riunirci con urgenza in varie sale riunioni. Andando verso la mia sala designata incontrai Jerry. Anche se doveva partecipare a una sessione diversa, decise di accompagnarmi. Sorsero dei sospetti quando l'ingresso di ogni sala era presidiato per registrare la presenza e Jerry fu rimandato alla sua sessione. Dentro la nostra sala riunioni eravamo in 12, in attesa del presidente dell'azienda e del responsabile delle risorse umane. Un'atmosfera di tensione riempiva l'aria mentre ci scambiavamo sguardi nervosi. Il presidente iniziò con calma. Purtroppo, devo darvi una brutta notizia. Abbiamo perso il contratto con il gruppo Henderson e questo influenzerà tutti voi. Alcuni di voi lasceranno oggi, altri rimarranno per un po' durante la transizione. Mi dispiace per questa situazione. Non riuscivo a pensare chiaramente. Lisa, il responsabile delle risorse umane, ci diede i nostri documenti. Capivo che oggi sarebbe stato il mio ultimo giorno. Ci dissero di tornare a casa e di leggere i documenti, poi saremo tornati per recuperare le nostre cose. Lisa mi toccò la spalla. Francis, mi dispiace, ma è il momento di andare. Annuii e mi alzai dalla sedia. Mi sentivo ancora intorpidito per l'annuncio mentre ci accompagnavano fuori dall'edificio. Qualcuno aveva già raccolto le nostre giacche e borse e ci le consegnò. Mentre mi sistemavo in macchina, la realtà mi travolse. Le lacrime si accumularono pensando a Beth che tornava dal congedo di maternità. Come avremmo fatto? Dopo circa 10 minuti mi calmai. L'ultima cosa di cui avevo bisogno era fare un incidente, visto tutto il resto. Guardandomi intorno, vidi altri ancora seduti nelle loro macchine. Sally, la mia caposquadra, incrociò il mio sguardo. Il suo trucco sciolto dalle lacrime parlava chiaro. Le offrii un cenno comprensivo prima di guidare verso casa. Entrando in casa, Beth apparve da dietro l'angolo, chiedendo «Francis, perché sei a casa?» «Sono stato licenziato», fu tutto ciò che riuscì a dire prima di crollare sul divano. Mi raggiunse e iniziai. «Sai che stavo lavorando all'account Henderson, vero?»
Annuii. Bene, l'azienda l'ha perso e io sono stato licenziato. Le lacrime si accumularono di nuovo. È temporaneo? Chiese. No, è definitivo. Ci hanno dato dei documenti da esaminare a casa. Pensai che mi avrebbe abbracciato e detto cose come «ce la faremo». Invece si allontanò sulla sedia, sembrando sconvolta come quando le cose non vanno secondo i suoi piani. La abbracciai e le dissi «Non preoccuparti, troveremo una soluzione». Poi mi alzai, presi i documenti e andai nel mio ufficio a casa per leggerli attentamente. Mentre leggevo, sentii Beth parlare al telefono. Non riuscii a capire tutto chiaramente, ma colsi frasi come «dobbiamo cancellare», «non so quando» e «anch'io». «Ehi, con chi stai parlando, cara?» chiesi. Dopo un momento di silenzio, Beth rispose «Era il vicino di casa. Voleva portare i bambini a giocare, ma ho dovuto cancellare». Sembrava strano, dato che i nostri figli erano molto più piccoli dei loro, quindi non sarebbe stato un vero e proprio incontro di gioco. Tornai a concentrarmi sui documenti, cercando di capire la nostra situazione attuale. Con 6 anni di servizio presso la società, ci stavano concedendo 2 settimane di paga per ogni anno lavorato, per un totale di circa 3 mesi di stipendio. Per il momento, quindi, eravamo stabili finanziariamente. Recuperai rapidamente il mio curriculum, riconoscendo l'urgenza della situazione. Durante l'ora successiva, lo aggiornai diligentemente, rimanendo concentrato come sempre. Il mio piano era di avere tutto pronto prima di pranzo per poi cercare lavoro nel pomeriggio. Beth entrò un paio di volte, con il viso segnato ancora dall'ansia. La rassicurai riguardo al pacchetto di 3 mesi di stipendio e alle nostre prospettive. Durante il pranzo, Jerry mi chiamò per sapere come stessi. «Sto facendo del mio meglio, data la situazione», risposi. «Come la sta prendendo Beth?» chiese. «Non sta reagendo come pensavo. Invece di essere preoccupata, sembra infastidita, come se stessi rovinando i suoi piani», spiegai. «È probabile che sia una novità per entrambi, si abituerà», disse Jerry. «Probabilmente hai ragione», concordai. «Forse dovremmo parlare di più una volta che tutto sarà risolto». «Suona come un buon piano», rispose. Dopo pranzo guardai alcuni siti web di ricerca lavoro e trovai circa 6 posizioni a cui potevo candidarmi. Trascorsi il resto del pomeriggio a scrivere lettere di presentazione e a perfezionare il mio curriculum per ogni lavoro, inviandoli uno dopo l'altro. Adesso non mi rimaneva altro che aspettare. La cena fu tranquilla fino a quando Belinda ci fece ridere tutti. Volevamo mantenere i nostri posti all'asilo e seguire la routine dei bambini. Così continuarono ad andare come al solito. Ma prima che Beth andasse al lavoro, fece uno scherzo che non avevo mai visto fare prima, forse perché eravamo così impegnati con il lavoro e il nostro nuovo bambino. Beth mi sorprese vestendosi in modo provocante e portandomi in camera da letto. Fummo vicini per un'ora prima che dovesse tornare al lavoro. Utilizzammo delle protezioni perché non eravamo sicuri se volessimo un altro bambino. Beth aveva sempre avuto effetti collaterali negativi con le pillole anticoncezionali, quindi non le prendeva a meno che non fossimo sicuri di volere un altro bambino. Mentre eravamo a letto, le chiesi perché volesse essere intima quel giorno. Lei disse che pensava che ne avessi bisogno e mi baciò con un sorriso. Non avevo intenzione di lamentarmi di questo. Dopo che se ne andò, tornai a cercare un lavoro e ormai era diventata la mia attività principale. Dopo un paio di settimane, l'unica cosa positiva era essere vicino a Beth. Ero il meno esperto dei 6 licenziati e, nonostante fossi stato a un paio di colloqui, nessuno mi offrì un lavoro. Poi un'altra azienda mi chiamò e fissò un colloquio per il giorno successivo. Chiamai Beth al lavoro per informarla e lei con sicurezza affermò che questa opportunità sarebbe andata a buon fine. Lo sapeva e basta. L'intervista era prevista di mattina presto, poiché l'azienda si trovava a Kitchener e avevo una mezz'ora di macchina da fare. Mi sentii sicuro di come fosse andato il colloquio ed ero ottimista sulle mie possibilità. Mi dissero che avevano altri candidati da intervistare e mi avrebbero informato della loro decisione la settimana successiva. Arrivai a casa pieno di entusiasmo, ma al mio arrivo rimasi perplesso. Beth mi accolse alla porta e mi chiese come fosse andata. Non erano tanto le sue parole, quanto piuttosto il suo atteggiamento generale.
Indossava quell'espressione soddisfatta che di solito aveva dopo essere stata intima, anche se oggi non lo eravamo stati. Suppongo che la mia espressione tradisse qualcosa. «Cos'hai?» mi chiese. «Niente», risposi in fretta, «stavo solo pensando a una delle domande che mi hanno fatto». «Sono sicura che hai fatto bene», mi rassicurò abbracciandomi. Quella fu un'altra stranezza. Sentii il suo profumo di shampoo. Di solito fa la doccia prima di andare al lavoro, che inizia tra un'ora, ma si era già lavata. Qualcosa sembrava strano. Nei giorni successivi Beth non volle essere intima con me. Sembrava che avesse avuto ciò che voleva e non avesse bisogno di altro per ora. Mentre aspettavo di avere notizie sul colloquio, un'altra azienda di Kitchener mi chiamò per un altro colloquio la mattina successiva. Beth lavorava di nuovo. Quindi, dopo la doccia, posizionai discretamente uno dei suoi capelli sul flacone del suo shampoo, mettendo uno dei miei capelli su quello del mio shampoo e assicurandomi che non si bagnasse se Beth si fosse fatta la doccia. Scattai una foto per confronto successivo. Beth mi baciò per augurarmi buona fortuna. Poi partii per il colloquio. Nonostante i miei sforzi di restare concentrato, il colloquio andò bene. Ma l'intervistatrice non sembrava essere dello stesso parere. Mi spiegò che la mia esperienza, focalizzata principalmente su un solo cliente negli ultimi 6 anni, mancava della varietà che stava cercando. Tuttavia, disse di essersi fatta una buona impressione su di me e mi avrebbe tenuto in considerazione per future opportunità. Il viaggio di ritorno non fu allegro. Nonostante fosse passato poco tempo dal mio licenziamento, speravo di avere più colloqui e risposte positive. La delusione si accentuò quando il mio precedente datore di lavoro mi chiamò per rifiutarmi senza spiegazioni. Li ringraziai educatamente e riattaccai, sentendomi come se stessi fallendo in ogni tentativo. Arrivai a casa e trovai Beth nello stesso stato in cui era stata dopo il colloquio precedente, con quell'aspetto appena soddisfatto. Nonostante la mia frustrazione, riferire la notizia negativa non sembrò influenzare il suo umore. Decisi di non dire nulla fino a quando non avessi confermato i miei sospetti. Andai in bagno e controllai gli shampoo. Entrambi erano stati spostati ed erano umidi. Non servì neanche la foto che avevo scattato, era chiaro che Beth aveva tradito. Feci un respiro profondo e mi sedetti sul water, riflettendo su cosa altro potesse andare storto nella mia vita. Dopo circa 10 minuti, Beth bussò alla porta. «Stai bene, caro?» chiese. «Solo un momento», risposi, aprendo la porta. Fu la prima volta che sembrò davvero preoccupata per me, nonostante lo stress derivante dalla ricerca di un lavoro. Mi abbracciò. «Ce la faremo, è passato solo qualche settimana. Continua a candidarti e le cose miglioreranno», disse. Riuscii a sorriderle un po' e lei mi abbracciò di nuovo, dandomi un bacio sulla guancia. «Scusa, ma devo prepararmi per andare al lavoro», disse. Uscì dal bagno e si fece la solita doccia, forse per mantenere le apparenze. Dopo che se ne andò, continuai a inviare candidature e mi venne in mente un piano semplice. Più tardi quella sera ebbi una cena deliziosa e giocai con i bambini prima di metterli a letto. Quando Beth tornò a casa, le raccontai una buona notizia inventata. «Ricordi quel colloquio di qualche giorno fa? Vogliono che ritorni per un altro domani mattina», dissi. Mi abbracciò e disse: «È un'ottima notizia. Spero che tutto vada bene domani». «Sono sicuro che andrà bene», dissi, anche se nessuno dei due ne era davvero certo. La mattina seguente mi alzai e mi feci una doccia, preparandomi come se fossi davvero diretto a quel secondo colloquio. Beth era già sveglia, preparandomi la colazione e augurandomi buona fortuna. Poi tornai in camera per finire di vestirmi e mi ritrovai solo. Discretamente tirai un angolo della tenda, permettendo una piccola vista verso l'esterno. Dopo un bacio d'addio da Beth, uscii di casa. Invece di andare a Kitchener, guidai verso casa dopo aver lasciato i bambini all'asilo. Parcheggiai discretamente dietro l'angolo e tornai a piedi fino a casa, vedendo un'auto familiare nel vialetto. Riconobbi immediatamente che apparteneva all'ex fidanzato di Beth, Bill. Erano stati innamorati del liceo, ma si erano separati quando lui iniziò a lavorare nell'officina del padre, mentre lei proseguiva gli studi universitari a Toronto.
Bill si era sposato e aveva avuto 3 figli con sua moglie, un'amica di Beth, che aveva messo incinta durante il 3° anno di università di Beth. Beth era stata anche una delle damigelle al loro matrimonio, ma tutto questo era accaduto prima che io conoscessi Beth. Conoscevo bene Bill, poiché ci incontravamo un paio di volte l'anno. Ora gestiva l'officina del padre, che si era ritirato dopo un infarto. Entrai silenziosamente dal retro del complesso di appartamenti. Il nostro appartamento era al 2° piano e potevo distinguere chiaramente i suoni di piacere che provenivano dalla camera da letto. Attivai rapidamente la fotocamera del telefono e iniziai a registrare. Utilizzando un tavolo da picnic nelle vicinanze, mi posizionai in modo da arrivare alla finestra, assicurandomi una visuale chiara attraverso l'obiettivo, senza essere scoperto né da lei né da un vicino curioso. Il mio obiettivo era catturare entrambi i loro volti, e la fortuna era dalla mia parte poiché si scambiarono di posizione, permettendomi di ottenere il colpo perfetto per avere una visione chiara delle loro espressioni. Finita la registrazione, tornai rapidamente alla mia auto. Era chiaro che affrontare un avvocato per il divorzio fosse la priorità principale. Fortunatamente, dato che Beth lavorava nel pomeriggio, avevo tutto il tempo per fare delle telefonate. Ma Bill non poteva cavarsela con quello che aveva fatto alla mia famiglia. Bevvi un caffè e decisi di indagare su di lui. Controllai la sua pagina Facebook, ma non trovai molte informazioni, così cercai su quella di sua moglie. Lei sembrava postare ogni cosa della sua vita. Dopo aver esaminato i loro post e le foto, le cose peggiorarono. La loro figlia maggiore aveva appena compiuto 9 anni. La moglie di Bill aveva pubblicato delle foto di lei in diverse età e quando aveva 3 anni sembrava molto simile a mia figlia. Da quanto tempo Beth era con lui? I bambini erano davvero miei? Sbatté il pugno sul tavolo attirando sguardi al ristorante e, borbottando una scusa, pagai il conto e me ne andai. Beth mi avrebbe aspettato a casa. Tornando, mi ripresi e, quando mi chiese del lavoro, mentii dicendo che non avevo ottenuto nulla, per celare i miei veri sentimenti in quel momento. Rimasi nascosto nel mio ufficio mentre Beth si preparava per andare al lavoro. Poco prima di partire, si affacciò per rassicurarmi. «Non preoccuparti, le cose andranno meglio la prossima volta». Mi alzai dalla sedia e l'abbracciai. Era essenziale mantenere le apparenze. Una volta partita chiamai un amico, un avvocato divorzista che conoscevo dall'università. Era stato ammesso all'albo solo 2 anni prima. Aveva scelto questa carriera a causa del trattamento subito da sua madre durante il divorzio dai genitori. Disgustato dall'infedeltà del padre, era determinato a non far subire ad altri lo stesso. Sembrava la scelta perfetta per me. «Jim, purtroppo ho bisogno dei tuoi servizi. Puoi trovare un momento per me oggi?» chiesi. «Sei sicuro?» chiese. «Sì, ho le prove», risposi. «Capito, mi dispiace sentire ciò, ho un'apertura alle 13:30, disse. Andai nel suo ufficio alle 13:30. Ci sedemmo e iniziammo subito a discutere. «Francis, mi dispiace averti qui in questa situazione», disse. «Sei sicuro?» Non risposi, ma estrassi il telefono e gli mostrai il video. «Capisco», disse. «Sai da quanto tempo va avanti?» Gli spiegai cosa avevo trovato su Facebook. «Sai come verificare se sono miei?» chiesi. «Ho già affrontato un caso simile dove dovevamo confermare la paternità. Non è difficile, ma bisogna che qualcuno supervisioni il processo». Pensai un attimo e suggerii. «Potremmo fare il test mercoledì prossimo?» «Certo, funziona. Prenderai ancora i bambini dall'asilo mentre lei sarà al lavoro, giusto?» «Sì, lo farò», confermai. «Perché non porti i bambini da me per cena? Possono giocare con mio figlio e faremo il test mentre siamo insieme», suggerì. «Questo mi aiuterebbe a tranquillizzarmi», risposi. «Francis, non preoccuparti, mi occuperò di tutto io», disse Jim. I risultati del test del DNA di solito richiedono dai 5 ai 7 giorni lavorativi, quindi dovremo aspettare un paio di settimane. In Ontario i divorzi non possono essere finalizzati finché non si è vissuto separati per almeno 1 anno, ma ci sono delle eccezioni per casi come l'adulterio. Spingerò per un'eccezione basata su questo. Annuii, concordando con lui. Inoltre, riguardo alle finanze, sei stato molto generoso nel corso degli anni. Gestiremo tutto e non dovrai pagarmi finché non avremo risolto, aggiunse.
Grazie, apprezzo molto, risposi. Ci stringemmo la mano e me ne andai. Decisi di andare in una clinica per controllare il mio stato di salute. Data la situazione, non potevo fidarmi di niente. Quando si è in una situazione difficile, ma si ha un piano per restare occupati, è gestibile, ma l'attesa può essere complicata. Fortunatamente, i bambini mi tennero occupato per tutto il fine settimana e sembrava che l'ultimo trucchetto di Beth la tenesse felice, almeno per ora. L'idea che i bambini potessero non essere miei mi rattristava, ed era questa la parte più difficile. Se davvero non fossero stati miei, il tradimento di Beth sarebbe stato imperdonabile e avrei dovuto lasciarmelo alle spalle. Ora la mia preoccupazione era superare il lunedì e il martedì, quando Beth sarebbe stata a casa. Pensai che sarebbe stata una buona idea fare qualche gita giornaliera per tenermi occupato e magari esplorare le cose più a fondo con Beth. Lunedì visitammo un vicino safari con ghiegli animali, dove i babbuini provavano a rubare gli specchietti delle auto. Martedì andammo in un parco acquatico. La parte migliore fu che eravamo tutti troppo stanchi per qualunque altra cosa. Mercoledì arrivò e Beth tornò al lavoro. Nel corso della mattinata, dopo aver lasciato i bambini, Beth iniziò a provocarmi, suggerendo l'intimità. Finsi la depressione e spiegai che non ero dell'umore a causa della mancanza di offerte di lavoro, anche se in realtà la mia preoccupazione principale era il sospetto del suo tradimento. Le dissi che Jim mi aveva chiamato, preoccupato per la mia perdita di lavoro, e mi aveva invitato a cena. Pensai che fosse importante essere trasparente con Beth, nel caso in cui Belinda avesse menzionato qualcosa a riguardo. Decisi di passare la giornata con i bambini. Indipendentemente dalla loro paternità, ci tenevo a loro e sarei rimasto il loro padre fino a quando non mi avrebbero detto il contrario. Ricevetti una chiamata dalla clinica che confermava che ero negativo alle malattie sessualmente trasmissibili. Per il momento dovevo mantenere le apparenze e, fintanto che usavamo precauzioni, non vedevo rischi nel godermi un po' di intimità. Tuttavia, mi assicurai di non prendere rischi inutili. Più tardi andammo a casa di Jim per cena. La conversazione si concentrò sulla ricerca del lavoro e sui bambini, evitando di parlare di Beth e di me. Dopo cena, gli associati di Jim arrivarono per aiutarci a ottenere i campioni di DNA. George fu d'aiuto. Non disse nulla e ottenemmo il suo campione senza che Belinda se ne accorgesse. Con Belinda facemmo un piccolo gioco. Avevamo del gelato, così le dissi che usare un cotton fioc per mangiarlo era meglio di un cucchiaio. Lo trovò divertente, quindi lo usò per mangiare il gelato e poi lo leccò. Poi diede il suo cotton fioc allo zio Jim, che lo passò agli altri per il test. Uno degli associati di Jim avrebbe analizzato i campioni la mattina seguente. Belinda pensava che il gioco fosse sciocco, preferiva usare i cucchiai, ma noi ottenemmo ciò che ci serviva. Con i campioni raccolti, ora restava solo da aspettare una settimana e qualche giorno per i risultati. La settimana successiva continuai a cercare un altro lavoro, ma non superai nessun colloquio. Mantenevo il rapporto con Beth, ma limitammo le nostre attività all'intimità, evitando qualsiasi altra cosa. Sebbene lei fosse a volte infastidita dalla mia mancanza di iniziativa, non facevo cose che non mi andavano. Venerdì mattina, Jim chiamò per chiedermi di andare nel suo ufficio a pranzo e trovai il mio amico Jerry già lì, cosa che mi mise in allarme. Francis, i risultati dell'analisi del DNA sono arrivati, iniziò Jim solennemente. Confermano che, anche se hanno lo stesso padre, non sei tu. Non riuscii a trattenere le emozioni e mi coprii il viso con le mani, mentre le lacrime mi rigavano il volto. Jerry si sedette accanto a me per offrirmi supporto. Francis, mi dispiace davvero. Dopo un breve intervallo mi raddrizzai e asciugai le ultime tracce di lacrime dagli occhi. Avevo previsto questo risultato da un po', pensando a vari scenari nelle ultime settimane. E adesso? Chiesi. Jim intuì la mia intenzione. Suppongo tu stia considerando di chiedere il divorzio, giusto? Lanciai uno sguardo a Jerry che annuì in silenzio. Assolutamente, ma ho avuto molto tempo per riflettere. Possiamo avviare la procedura senza menzionare subito l'adulterio o i bambini e poi aggiungere quei dettagli più avanti? Certamente, ma perché? Chiese Jim. Voglio sorprenderla. Voglio colpirla 2 volte.
Prima con la richiesta di divorzio e poi con la notizia dell'adulterio e dei risultati del DNA, spiegai. Possiamo fare così. Come vuoi procedere? Domandò Jim. Ho un piano, iniziai. Jerry mi offrì il suo divano come soluzione temporanea e, poiché stavamo risparmiando per una casa, avevamo tutti i nostri risparmi in contanti, circa $60.000, esclusi i fondi pensione. Con un nuovo lavoro avrei guadagnato più o meno quanto Beth, quindi ora che il supporto per i figli non era più una preoccupazione, dividere i soldi sarebbe stato semplice. Tuttavia, volevo essere subdolo al riguardo. Jerry si prese il pomeriggio libero per aiutarmi, forse pensando che mi avrebbe solo fatto compagnia, ma avevo altri piani. Girammo alcuni negozi dell'usato per comprare vestiti di seconda mano, poi tornammo a casa mia per ordinare le mie cose e scambiarne alcune con i vestiti comprati al negozio. Presi alcune giacche economiche per sostituire i miei abiti regolari. Conservai alcuni vestiti per il fine settimana e un abito per il lunedì, così da far sembrare l'armadio ancora pieno. Poiché Beth era impegnata al lavoro durante il weekend, speravo non avrebbe notato lo scambio. Pianificai di imballare altre cose nel fine settimana, mentre il resto sarebbe stato sistemato nel bagagliaio della mia auto, pronto da portare via la domenica prima che lei tornasse dal lavoro. Il lunedì era il giorno della resa dei conti. Dissi a Beth che avevo un altro colloquio la mattina e pensavo che le carte per il divorzio le sarebbero state consegnate a casa intorno alle 10 del mattino. Così parcheggiai nelle vicinanze con tutte le mie cose nel bagagliaio per osservare la scena. Poi andai da Jerry. Mi aveva dato una copia delle chiavi della sua casa, poiché lui e sua moglie erano entrambi al lavoro. Una volta arrivato lì, il mio telefono iniziò a squillare continuamente per chiamate e messaggi, ma li ignorai, sapendo che avevo impostato la suoneria di Beth sulla canzone Freedom di George Michael. Parcheggiai la mia auto nel garage e chiusi la porta, nel caso in cui Beth cercasse di trovarmi. Dopo aver portato i miei scatoloni nella stanza degli ospiti, Jim chiamò inaspettatamente. «Jim, questa chiamata mi sorprende. Cosa succede?» chiesi sorridendo. «Beh, per qualche motivo Beth sta continuando a chiamarmi», disse ridendo. «Cosa hai detto?» «Dopo averla calmata, le ho consigliato di rivolgersi a un avvocato e far sì che il suo avvocato mi contatti. D'ora in poi comunicherà con te solo attraverso di me», spiegò. «Perfetto, lasciamole un po' di tempo per riflettere prima di organizzare un incontro. Voglio che si arrovelli un po'», risposi. Con ciò chiusi la chiamata. I successivi tentativi di contatto arrivarono dai genitori di Beth. Li apprezzavo, ma volevo avere tutte le informazioni prima di discutere della loro figlia e delle sue azioni con loro. Jerry mi chiamò circa un'ora dopo per sapere come stessi. Mi disse che Beth aveva provato a contattarlo. Finse di non sapere dove mi trovassi e fece finta di essere sorpreso quando lei menzionò le carte del divorzio. «Dovrei vincere un premio per la mia performance», scherzò. Il mercoledì, l'avvocato di Beth contattò Jim proponendo un incontro per il lunedì successivo. Jim chiese quanto tempo sarebbe servito per la riunione. Dopo aver riflettuto, optai per un tempo più breve, poiché il lunedì era il giorno libero di Beth e volevo godermi un bel weekend. Chiesi quindi di fissare l'incontro per il venerdì. Venerdì arrivò e l'incontro era previsto per il pomeriggio nell'ufficio di Jim. Arrivai presto e pranzai con Jim per evitare di vedere Beth all'ingresso. Quando arrivarono, Beth sembrava distrutta ed era un buon segno. Jim iniziò a parlare, ma Beth lo interruppe. «Perché?» chiese. Non dissi nulla e la guardai solo. «Jim intervenne. Capirai presto, parliamo del nostro piano». L'avvocato di Beth rispose: «Questo piano è inutile, stai chiedendo alimenti». Jim spiegò: «Solo finché Francis non trova un lavoro. Una volta che ne trova uno, niente alimenti né per lui né per lei». L'avvocato di Beth apparve irritato e aggiunse: «Non c'è niente sui contributi per i figli». Jim sorrise verso di me e rispose: «È giusto che il padre aiuti con i contributi, giusto?» L'altro avvocato sembrava confuso e disse: «Sì, certo». L'espressione di Beth assomigliava a quella di qualcuno che si aspetta un colpo pesante. Jim le spiegò chiaramente: «Quindi dovresti chiedere i contributi al padre». L'avvocato di Beth rispose confuso:
Ma lui è il padre! Beth sembrava stordita, come se non credesse alle sue orecchie. Jim tirò fuori un documento aggiuntivo e una chiavetta USB. Correggeremo le carte del divorzio. Prima di tutto, per accelerare il processo citando l'adulterio, c'è un video molto esplicito su questa chiavetta che mostra Beth con il suo ex ragazzo. Assicurati di avere dei popcorn quando lo guarderai. L'avvocato rimase scioccato, mentre le lacrime cominciarono a scendere sul viso di Beth. Provò a scusarsi, ma Jim la interruppe. Ecco il secondo documento, che riguarda i contributi per i figli. Questi sono i risultati del test del DNA che mostrano che Francis non è il padre dei figli di Beth. Possiamo speculare sull'identità del padre, ma lasceremo che sia la moglie di Bill a scoprirlo. Beth iniziò a capire le implicazioni e smise di piangere chiedendo: «Cosa intendi con moglie di Bill?» Questa rivelazione fu il culmine. Jim spiegò: «In questo momento qualcuno sta consegnando una lettera di spiegazione con il video su un'altra chiavetta e i risultati del DNA alla moglie di Bill. Ho anche lasciato le mie informazioni di contatto, offrendo assistenza legale». Beth mostrò i suoi veri sentimenti cercando di difendere Bill. «Ma questo distruggerà il loro matrimonio!» Jim rispose con un sorriso. «Quando il padre di Bill si è ammalato, ha ceduto l'azienda a Bill. La moglie di Bill si occupa dell'ufficio e gestisce praticamente l'attività. La mia lettera suggerisce che dovrebbe assumere il controllo dell'officina». Non erano d'accordo su cosa fare in caso di divorzio. Beth ricominciò a piangere. Jim si rivolse all'avvocato di Beth. «Puoi controllare i documenti che ti ho dato? Potremmo fissare un incontro all'inizio della prossima settimana». L'altro avvocato, ancora sconvolto, strinse la mano di Jim, conducendo Beth fuori dall'ufficio. Provò a dirmi qualcosa, ma mi voltai e andai nell'ufficio di Jim. Ci volle un altro mese, ma raggiungemmo un accordo. Rinunciai all'idea degli alimenti, ma ottenni tutto il resto che volevo. Nel frattempo, la moglie di Bill stava facendo una causa pesante contro di lui. La moglie di Bill rinunciò a chiedere il mantenimento dei figli e gli alimenti in cambio della piena proprietà dell'officina. Lei e Jim ottennero l'approvazione del tribunale per far sì che qualcun altro supervisionasse le finanze dell'azienda durante il divorzio, in modo che nessuno potesse sottrarre denaro. Ciò significava che Bill aveva meno soldi e doveva comunque pagare alimenti temporanei e il mantenimento dei figli senza accesso ai fondi dell'attività. Bill si trasferì da Beth, ma ora lei doveva pagare l'affitto e l'asilo da sola, attingendo rapidamente alla sua parte dei risparmi che avevamo accumulato per una casa. Anche se raggiungemmo un accordo per il divorzio, ci sarebbero voluti ancora alcuni mesi per renderlo definitivo, e io avevo ancora bisogno di un lavoro. I miei risparmi durarono fino al divorzio, ma si stavano esaurendo. Poi ricevetti una chiamata dalla responsabile che mi aveva intervistato a Kitchener, chiedendomi se avrei considerato un trasferimento. Stavano aprendo un nuovo ufficio in un'altra provincia e si chiedevano se fossi interessato a unirmi a loro. Era il nuovo inizio che cercavo. Jerry e sua moglie furono di supporto, ma tristi di vedermi partire. Mi allenai presso l'ufficio di Kitchener per 2 settimane, prima di trasferirmi a Charlottetown. Feci i bagagli e salutai Jerry. Passai davanti al vecchio appartamento per un ultimo sguardo. Avevo sentito che c'erano problemi nell'officina, così Bill lavorava altrove finché il divorzio non fosse stato risolto. Se sua moglie l'avesse lasciato, avrebbe dovuto pagare di più. Seduto in macchina, pensando a come sarebbero potute andare le cose, vidi Bill correre fuori dall'appartamento mentre Beth lo inseguiva e G lanciava una scarpa. Sembra che stia affrontando i suoi guai. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Voi cosa avreste fatto al mio posto? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima!